Lì era in cou una piccinetta figlia dei villaggi. Era la picciuna mai bella e mai viva che si podia immaginare. Sa madre n'era proprio fiera e cadun ammirava le sue sperite. Come gli aggradava tutto pleno rouge, la sua maigrana gli aveva faccia maia un puliberetin di colore vermelho. Tutto il mondo la suonava Capuccinetta Rougia. Un giorno che sa madre veniva ad accabare una deliziosa tarta di cereia, la mandò a visitare la sua maigrana, che era malauta. La picciuna emplissè il suo cavagnao in una tarta e un cico di marmellata per la sua mametta e partì tutta allegra sul cammino de Bosche Negre. Qualche minuto più tardi, una grande bestia peluda gli venne sobre. Era Lulu. Per disgrazia, la povera picciuna non sapeva che Lulu dimorava qui. Si pensava da buon che quella grossa bestia era rende mai che un brave can. «Dove vas qui, tutta soletta?» demandò Lulu che si sentiva già della devorare, ma che scondia la sua volontà d'aria di un sorrire. La povera picciuna, che ignorava completamente che era perioso di ascoltare Lulu, rispondè: «Rua. Vau dalla mia maigrana che è smalauta, gli porti una bella tarta e un po' di marmellata.» «E demora loin da qui, la tua maigrana?» demandò Lulu. «Oh, proprio», disse Capuccinetta Rougia. «Demora d'aria da un mulin che può svegliare l'amù dell'altra costa della montagna. È la più premiera maiuna del villaggio, ma è loin di tutti gli altri.» «Ah, vei», disse Lulu che cominciava a salivare. «E bene, t'auguri un buon viaggio, bella picciuna. Buonasera», finisse per dire tenendo via le schina. «Buonasera», rispose Capuccinetta Rougia intanto che si incamminava. Sen che non sapeva, è che Lulu aveva ben ritenuto di unire lo fugao della maigrana. Nell'oscurità del bosco, pigliava le scorcia per si precipitare dalla vecchia dama. Arrivata Maiù, Lulu picchiò alla porta. «Chi è?» demandò la maigrana con una voce che tremolava. «Sono io, la tua brava felena», gli rispose Lulu che provava ad imitare Capuccinetta Rougia. «Ah, allora posso entrare?» rispose la vecchia dama. Un po' arrivati, Lulu si gettò sulla maigrana e la devorò tutto in co. Poi si passò una camilla di noce, un berrettin sulle orecchie e poi la piazza della paura frema, in lo liece. Un po' mai tardi, arrivò Capuccinetta Rougia, ma lo suo cavagnao empì d'un present. «Chi è?» demandò Lulu che fingia d'essere la maigrana. «Sono io, la tua felena», gli disse Capuccinetta Rougia che non aveva sentito la differenza. «Entra», disse Lulu. Allora Capuccinetta Rougia s'appressò da Oliece per venire salutare la sua maigrana. Ma malgrado l'oscurità, sentia qualche di bimbaru. La maigrana semblava mai peluda che di costume. Allora demandò sinceramente: «Maigrana, perché sono tan grandi le tue orecchie?» «Espertau di meglio», disse Lulu. Capuccinetta Rougia non era soddisfatta. Allora domandò torna mai: «Maigrana, perché sta un long che lo tuo nas?» «Esperti senti meglio», rispose Lulu che gli veniva a mano a escondere la sua citazione. Capuccinetta Rougia continuò un darrico: «Maigrana, perché sono tan belli gli tuoi denti?» «Esperti mangia mio», gridò Lulu intanto che provava la ganta. Lulu era proprio forte, ma la picciuna era ben viva e cominciò a gridare también: «T'aiuta! T'aiuta!» Urualmente,
Un cassaire che passava per aquí sente lo busin che si scappava della Maion. Allora, senza tremulare, giurbe la porta e manda lui a tanta cicchetta di un suleco di fusil. Gli taglia la sua grossa panza in un cunteo larche e ne sorte la maigrana che resta da ingulata tutto in co e che, per fortuna, era tutto ben viva. Ah, brave piccioi, vi può di assicurare che despida che ho giù, Capuccionetta Rugia si promette d'essere prudente sul cammino e passette una bella vita au village.